Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare una di quelle ricette che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Sto parlando dei maki sushi, ovvero quei particolari sushi avvolti nell'alga nori. Ne prepareremo differenti versioni, gli osomaki, i futomaki, gli uramaki e i gunkan-maki, ovviamente uno per ogni versione, e con il resto degli ingredienti date sfogo poi alla vostra fantasia. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci all'opera. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la nostra ricetta di oggi. Per la preparazione dello shumeshi, il nostro riso a sushi, ci serviranno 500 g di riso giapponese per sushi, 8 cucchiai di aceto di riso, 4 cucchiai di zucchero, un cucchiaino di sale, 10 g di alga kombu. Per realizzare i nostri maki ci serviranno 200 g di salmone abbattuto, 200 g di tonno abbattuto, un cetriolo, un avocado, un cipollotto, 7-8 fogli di alga nori, 2 cucchiai di uova di salmone o lompo, 3 cucchiai di gamberetti in salamoia, un cucchiaio di semi di sesamo tostati, un cucchiaio di maionese e un po' di wasabi. E dopo aver trovato tutti i nostri ingredienti, cominciamo la nostra ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del riso del sushi, quindi lo shumeshi, la preparazione dei vari ingredienti, la preparazione dei maki e in finale l'impiattamento. Cominciamo con il lavare il riso. Posizionare il riso all'interno di un colino con sotto una bacinella. Aggiungere acqua fredda e mescolare delicatamente in modo da far fuoriuscire l'amido in eccesso. Eliminare l'acqua e ripetere l'operazione per altre 3 volte. Mettere il riso lavato nella cuociriso e aggiungere l'alga kombu. Aggiungere quindi 550 ml di acqua fredda e lanciare la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti prima che il riso sia cotto. In una piccola padellina aggiungiamo l'aceto di riso e cominciamo a scaldarlo. Aggiungere lo zucchero, il sale e lasciar sciogliere il tutto. Una volta lo zucchero e il sale sciolti, togliere la pentolina dal fuoco e lasciar raffreddare. Controlliamo ora il nostro riso. Eliminiamo l'alga kombu. Mescoliamolo in modo da sgranare i chicchi di riso e lasciamolo riposare 10 minuti in modo che assorba l'umidità in eccesso. Versiamo il riso nell'anghiri, la bacinella in bambù per raffreddare lo shumeshi. Aggiungiamo metà del mix aceto, sale e zucchero e mescolando raffreddiamolo il più velocemente possibile. Aggiungiamo l'altra metà di mix aceto, zucchero, sale e continuiamo a mescolare finché il riso non raggiungerà la temperatura ambiente. Arrivati a questo punto, copriamo il nostro riso con un telo per evitare che si asciughi troppo. Cominciamo con il taglio degli ingredienti. Per cominciare, il cetriolo dovrà avere la stessa larghezza del foglio d'alga nori, quindi tagliamo i 2 lati in eccesso. A questo punto tagliamo il cetriolo in 2 nel senso della lunghezza. Tagliamo una metà ancora in 2. Eliminiamo i semi centrali. Tagliamo in 3 fette nel senso della lunghezza il quarto di cetriolo. Prepariamo l'avocado. Tagliamolo in 2 nel senso della lunghezza. Con l'aiuto di un coltello togliere il nocciolo. Con l'utilizzo di un cucchiaio estrarre la polpa senza romperla. Arrivati a questo punto, dividere ogni metà in 4 parti. Tagliare lo spesso pezzo di salmone in 2 nel senso della lunghezza. Tagliare poi ogni metà in 4 parti. Procediamo nello stesso modo con il tonno. Tagliamolo in 2 per la lunghezza e poi tagliamo delle fettine
Per quanto riguarda il cipollotto, eliminiamo la radice, eliminiamo il bulbo, posizioniamo il foglio di alga nori per trovare la misura e per finire dividiamo gli steli del cipollotto. Allora, cominciamo a preparare il nostro osomaki. Osomaki deriva da osoi, osoi vuol dire fino in giapponese, maki rotolo, quindi in questo caso vorrà dire rotolo fino, osomaki, perché effettivamente questo sarà il maki con un solo ingrediente, quindi il più fino di tutti. Come procediamo? Ci servirà il foglio di alga nori che come vedete è lucido da una parte e ruvido dall'altra, quindi la parte lucida sarà quella esterna mentre quella ruvida chiaramente sarà interna. Non ce ne servirà un foglio intero, ce ne serviranno 3/4, quindi togliamo più o meno un quarto che useremo più tardi per confezionare i gunkan maki, quindi non lo perderemo. A questo punto bagniamoci bene le mani perché il riso se no rimarrà incollato e cominciamo a spargere il nostro riso per tutta la superficie dell'alga, ricordandoci di lasciare uno spazio dal lato più lontano. Non esagerate con la quantità di riso, dovrà solamente ricoprire la superficie dell'alga. Allora, questo osomaki lo prepareremo con il salmone, quindi metteremo, come spesso succede quando c'è del pesce, un po' di wasabi, ma chiaramente è facoltativo. Allora una punta, perché chiaramente come sapete il wasabi picca parecchio, quindi aggiungiamo il nostro salmone. Arrivati a questo punto cominciamo a arrotolare il maki. Allora teniamo premuto il salmone, facciamoli fare il giro, come vedete dobbiamo schiacciare un pochino. Arrotoliamo fino a questo punto, dove cercheremo di dare una forma cilindrica al nostro maki. L'alga si attaccherà grazie all'umidità del riso. Ed ecco pronto il nostro primo osomaki. Bene, cominciamo adesso a preparare il nostro futomaki. Futomaki vuol dire futo deriva da futoi, quindi grosso, maki rotolo, quindi sarà un grosso rotolo proprio perché contiene vari ingredienti e non solo uno, sarà per questo più spesso. Procediamo nello stesso modo però utilizzando un foglio d'alga nori intero, sempre chiaramente con la parte ruvida all'interno e la parte liscia all'esterno. Posizioniamolo nel nostro piano di lavoro, bagniamoci le mani, disponiamo il nostro riso su tutta la superficie del nostro maki. Mettiamo quindi il salmone, il tonno, il cetriolo, l'avocado e il cipollotto e cominciamo a avvolgere il nostro maki. Delicatamente. Pressate un poco in modo che prenda forma ed ecco il vostro futomaki, come vedete, pieno di faccia. Adesso prepariamo gli uramaki. Uramaki vuol dire ura al contrario, maki arrotolato, quindi questo sarà un involtino arrotolato al contrario, nel senso che avrà il riso all'esterno e l'alga all'interno, quindi un maki un po' particolare. Ci servirà sempre 3/4 di foglio di alga nori. Ricoprite per questo tipo di maki il vostro makisu, quindi lo stuoino, con della pellicola alimentare. Andiamo a posizionare la nostra alga sul makisu, cominciamo a disporre il nostro riso. Bene, arrivati a questo punto dobbiamo girare l'alga dall'altro lato, quindi delicatamente fate questa operazione, quindi avremo l'alga verso di noi. Andiamo a mettere i nostri ingredienti, quindi in questo caso il salmone, l'avocado, la maionese e il cipollotto e arrotoliamo il tutto con molta delicatezza.
il nostro uramaki è pronto. Preparate un vassoio con dei grani di sesamo di 2 colori, per esempio, ma va bene anche un colore solo. Appoggiate il vostro uramaki e cospargetelo di grani di sesamo. Bene, per finire prepareremo il gunkan-maki utilizzando il pezzo di foglio d'alganori che abbiamo tolto, diciamo, dal foglio quando abbiamo preparato gli altri maki. Gunkan-maki vuol dire sushi a nave da battaglia, perché la forma di questo tipo di maki ricorderà quello per l'appunto di una nave da guerra. Prendiamo una piccola quantità di riso e creiamo un piccolo cilindro. Avvolgiamoci intorno l'alganori sempre con la parte lucida all'esterno e la parte ruvida all'interno, in questo modo. Bagnate un po' questo lato in modo che aderisca. Avete formato il primo gunkan-maki. Una volta pronti i vostri gunkan-maki, andateli a riempire con la farcia che avrete preferito. Nel mio caso della tartara di tonno, condita con salsa di soia, wasabi e un goccetto di olio d'oliva. Della tartara di salmone, condita con salsa di soia, olio di sesamo, sesamo tritato, gamberetti maionese e icura, le uova di salmone. Mettiamo un po' di cipollotto sopra la tartara di salmone, dei germogli di ravanello sui gamberi, qualche lamella di cetriolo sull'icura e dei germogli di pisello sul tonno. Ed ecco fatto, i nostri gunkan-maki sono pronti per essere impiattati. Bene, cominciamo a impiattare i nostri maki che chiaramente prima dovremo tagliare. Cominciamo dal più grosso, quindi il futomaki. Con un coltello estremamente tagliente e sempre con la lama inumidita in modo che non si appiccichi, andiamo a tagliare il nostro futomaki a metà. Togliamo la parte esterna che chiaramente non è regolare. Tagliamo poi la nostra metà in 2 e per finire il nostro quarto lo divideremo in 3. E cominciamo a disporre sul piatto. Continuiamo con l'uramaki. Andiamo a togliere le parti esterne. Dividiamo quindi in 2 e per finire in 3. Per finire tagliamo il nostro osomaki, come al solito a metà. Togliamo la parte esterna e poi tagliamolo in 3. Disponiamo poi i nostri gunkan-maki e adesso decoriamo un po' il piatto per renderlo più bello possibile. Un po' di germogli di cipolla sugli uramaki, qualche germoglio anche sotto gli osomaki, qualche rondella di limone e qualche piccolo germoglio sopra i futomaki. Ed ecco i nostri maki sushi pronti ad essere degustati. Itadakimasu! Se invece questo impiattamento vi è sembrato troppo semplice, potete anche farlo in un altro modo, tipo così. Itadakimasu! Ma quanto belli sono i nostri maki sushi! Come avete visto sono riusciti alla perfezione. È chiaro che ci vorrà un po' di allenamento, ma vedete che poi riusciranno benissimo anche a voi. Una sola avvertenza: utilizzate solo ed esclusivamente pesce freschissimo e abbattuto per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo alimentare. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi sia riuscita bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e io vi aspetto la settimana prossima per una nuova ricetta. Ciao a tutti!